Una volta era solo bianco, ora invece lo troviamo rosso, rosa, blu, nero, grigio, insomma una tavolozza di colori e di prezzi. Perché se una volta quello bianco costava e costa ancora poche decine di centesimi al chilo, quelli variamente colorati possono costare anche decine e decine di euro al chilo. Ora gli chef hanno a disposizione una tavolozza di colori da cui scegliere. Sto parlando del sale. C'è il sale grigio della Bretagna, il sale rosso delle Hawaii, il sale rosa dell'Himalaya, il sale nero di Cipro e così via. È difficile per il consumatore raccapezzarsi. Vale la pena di spendere dei soldi in più per del sale nero di Cipro o del sale grigio di Bretagna? Bentornati sul canale del vostro amichevole chimico di quartiere. Oggi cercheremo di fare un po' di chiarezza e cercare un po' di classificare tutti i vari sali che ormai troviamo al supermercato e cercheremo anche di far chiarezza se per esempio valga la pena, come qualcuno dice, di preferirli al normale sale bianco raffinato per motivi salutistici. C'è chi dice per esempio che questi sali sono da preferire perché contengono meno cloruro di sodio. Altri invece dicono che dovremmo preferirli perché contengono oltre al sodio e al cloro anche altri oligoelementi. Classificare i vari sali in commercio può sembrare un po' complicato, quindi cerchiamo di fare un po' d'ordine e contemporaneamente faremo anche un piccolo esperimento, ecco il perché del camice, perché proveremo a raffinare, cioè a purificare un sale. Grossolanamente i sali in commercio dal punto di vista del consumatore li possiamo distinguere in due grossi gruppi, quelli bianchi e quelli colorati. Escludiamo dalla classificazione tutti quei sali a cui sono state aggiunte delle componenti, degli ingredienti allo scopo di modificare il sapore. Quelli preferisco chiamarli condimenti che non sali. Anche perché dal punto di vista della legislazione italiana io posso chiamare sale solamente qualcosa che ha almeno il 97% di cloruro di sodio, che è sempre in qualsiasi sale in commercio la sostanza preponderante. Quindi se io prendo del sale e lo mischio a delle erbe aromatiche oppure lo affumico, sono più dei condimenti che non dei sali. Nel primo gruppo abbiamo i sali bianchi, li tratteremo esplicitamente in un altro video, ma qui dentro ricade il normale sale grosso, il sale fino, del sale integrale, ricade il fior di sale, ricade il sale di Maldon, il sale dolce di Cervia e così via. Nel secondo gruppo abbiamo tutti quei sali che mostrano una colorazione piuttosto marcata. Abbiamo il sale rosso delle Hawaii, abbiamo il popolare sale grigio della Bretagna, il sale nero di Cipro e tanti altri, tra cui il celeberrimo sale rosa dell'Himalaya. Cominciamo a trattare il sale nero che insieme al sale rosso delle Hawaii e al sale grigio della Bretagna è un sale marino, mentre il sale rosa dell'Himalaya è un sale da miniera. In realtà la distinzione non ha molto senso dal punto di vista chimico e neanche dal punto di vista dell'origine, perché in realtà tutti i sali che noi consumiamo sono sali marini, solo che in alcuni casi, come in questo o per esempio nelle miniere che ci sono in Sicilia, stiamo estraendo sale di mari che però si sono prosciugati milioni e milioni di anni fa. Prima di continuare però vi devo spiegare una cosa. Le acque del mare contengono praticamente sempre gli stessi elementi, sempre nelle stesse concentrazioni reciproche. Cioè in tutti i mari e oceani della Terra, in questo momento, il rapporto tra il sodio, il cloro, il magnesio, il calcio, eccetera, eccetera, è praticamente costante. Ovunque. Ci sono dei mari che contengono un po' più di questi sali globalmente, come il Mar Mediterraneo, altri che ne contengono un po' meno, ma ovunque, se noi prendiamo dell'acqua di mare o di oceano, Oceano Indiano, Oceano Pacifico, mari del Nord, Mar Mediterraneo, la facciamo evaporare, quello che rimane è un residuo bianco, perché tutti i sali che sono disciolti nell'acqua di mare sono di colore bianco e ha praticamente ovunque la stessa composizione. Ora voi mi direte, ma allora come mai abbiamo il sale della Bretagna che è grigio, il sale di Cipro che è nero e così via? Beh, adesso lo scopriamo e partiamo dal sale nero di Cipro. È bellissimo,
è scenografico. Alcuni chef lo usano per esempio per decorare dei pesci con le loro carni bianche, per cui l'effetto cromatico di contrasto tra il sale nero e le carni bianche del pesce è molto suggestivo. Ma a parte questo, è solamente cloruro di sodio colorato con del carbone vegetale. Non ci credete? È scritto in etichetta, guardate bene e trovate la composizione. Ora possiamo provare a separare il carbone dal sale. Come lo facciamo? Con una procedura di raffinazione. Questa è una parola che molto spesso abbiamo detto in questo canale, è una parola che molte persone temono perché pensano a chissà quali trattamenti. In realtà nel caso del sale, quando parliamo di raffinazione, si tratta semplicemente di purificazione, cioè di filtrazione nel nostro caso e ricristallizzazione, per esempio con l'aiuto del sole. Quindi prendiamo 30 grammi di sale nero di Cipro e li sciogliamo in acqua. Vedete come è diventata nera? Perché il carbone non si scioglie in acqua e rimane in sospensione, mentre il cloruro di sodio si scioglie completamente. La volete bere? Ma insomma. Bene, ora come facciamo a separare il carbone dal cloruro di sodio? Beh, lo possiamo semplicemente filtrare. Prendiamo una carta da filtro e un imbuto e procediamo alla filtrazione. Potete farlo anche voi a casa, potete per esempio utilizzare un normale filtro di quelli che si usano per le macchine per il caffè americano. Vedete come l'acqua che filtra e scende lungo l'imbuto sia perfettamente limpida e il carbone rimane invece tutto intrappolato nella carta da filtro. Eccoci qui, dopo circa un'oretta abbiamo filtrato completamente e vedete com'è limpida? Il carbone è rimasto tutto nella carta da filtro. Vedete? Abbiamo quasi finito il processo di raffinazione. Dobbiamo ricristallizzare il sale dall'acqua che abbiamo filtrato. La lasciamo al sole tutto il pomeriggio e vediamo cosa otteniamo. Ed ecco il risultato, dopo aver asciugato al sole la carta da filtro con il carbone dentro e il sale. Vedete che il sale è bianchissimo. Questo è sale raffinato, l'abbiamo raffinato semplicemente separando il carbone, vedete? Ed eccolo qui. Questo è il sale che ho ottenuto bianco dalla ricristallizzazione dopo la filtrazione. Possiamo prenderlo, vedete che è sale perfettamente commestibile, lo aggiungerò al mio barattolo di sale che utilizzo in cucina, vedete? E questo è invece il carbone vegetale che è stato utilizzato per sporcare il sale e dargli così una colorazione indubbiamente scenografica, ma a parte questo non c'è granché. Il carbone vegetale ricopre i cristalli bianchi di cloruro di sodio e la sua concentrazione è talmente bassa quando lo ingeriamo che non ha alcun effetto di tipo salutistico, né nel bene né nel male. Se siete degli chef e volete fare degli effetti scenografici particolari, per carità, l'importante è che sappiate che è semplicemente sale colorato di nero. Passiamo ora al sale grigio della Bretagna. Anche questo venduto molto popolare tra i gourmet. Com'è che è grigio? Beh, banalmente è sporco di fango. Quando è stata effettuata l'ultima raccolta dalle saline, volutamente non si è tolto il fango per dargli questo colore. Esattamente come per il sale nero possiamo procedere alla raffinazione e alla separazione mediante filtrazione dell'argilla che rimane in sospensione dal cloruro di sodio. Vedete che mentre si scioglie il sale, il cloruro di sodio, l'acqua comunque rimane torbida, perché il sale grigio di Bretagna non è nient'altro che sale sporco di argilla che non è stata purificata quando è stato raccolto dalla salina. Prima di procedere alla purificazione, lasciamolo decantare. Vedete, abbiamo lasciato riposare la soluzione tutta notte e vedete che il fango si è depositato. Adesso lo rimescoliamo e procediamo a filtrarlo come abbiamo fatto per il sale nero.
e anche in questo caso si ottiene del sale bianco. L'abbiamo raffinato esattamente come abbiamo raffinato il sale nero di Cipro. Vedete che raffinare non necessariamente vuol dire fare chissà quale trattamento chimico ai prodotti. Questa è la cosa di cui molte persone hanno paura. Quindi nel caso di sostanze quasi pure, come per il sale ma anche per lo zucchero, sarebbe meglio usare un termine più neutro che non evochi involontariamente e senza alcun motivo delle reazioni negative da parte del consumatore. Infatti io preferisco usare il termine purificare. Tra l'altro, avete visto com'è facile purificare il sale grigio di Bretagna? Perché non viene fatto? Beh, la risposta è abbastanza ovvia se andate a vedere il prezzo con cui viene venduto. Voi non sareste disposti a pagare un prezzo 100 volte superiore per un normale sale bianco. Invece il lasciarlo grigio e lasciargli un po' di sporco dovuto al fango fa sì che il sale si possa differenziare commercialmente, per cui potete essere magari disposti ad acquistarlo per magari fare degli effetti cromatici interessanti. Però alla fine è solo sale sporco. Potremmo rifare esattamente la stessa cosa per il sale rosso delle Hawaii. Non vi faccio la procedura completa per non tediarvi, ma vi faccio vedere che anche in questo caso abbiamo una soluzione rossa perché c'è dell'argilla rossa, in questo caso l'argilla probabilmente delle spiagge, delle Hawaii o non so bene di quale posto. Se procedessimo come abbiamo fatto prima a filtrare, l'argilla rossa rimarrebbe sulla carta da filtro, il filtrato sarebbe una soluzione limpida di cloruro di sodio che potremmo cristallizzare per evaporazione e ottenere un sale bianco esattamente come abbiamo ottenuto nei casi precedenti. Forse adesso vi è più chiara l'affermazione pseudo-salutistica che spesso si sente dire. Si dice, ma utilizza del sale rosso o del sale grigio invece del sale raffinato. Perché? Perché contengono meno cloruro di sodio e quindi fa meno male. Questa è fuffa, questa è un'affermazione pseudo-salutistica, purtroppo spesso continuamente detta e ridetta sul web e anche in televisione da nutrizionisti con tanto di laurea, web guru e così via, ma è una sciocchezza. Ovvio che il sale grigio della Bretagna ha meno cloruro di sodio dentro, grazie al cavolo, ci ho lasciato dell'argilla, del fango. Se io prendessi del sale da cucina mio e ci aggiungo della sabbia del gatto, otterrei un prodotto che contiene meno cloruro di sodio. Ma non ha senso, non si può dire che fa più bene. Quello che conta è il contenuto di sodio a parità di potere salante, ovviamente. Questa è la grande difficoltà nella sostituzione del sodio, perché ovviamente se io tolgo una parte di cloruro di sodio e ci aggiungo della sabbia, banalmente contiene meno sale, ma sala di meno. E quindi è una grande fesseria quella che si sente dire. Tra l'altro, ma lo vedremo meglio quando parleremo del sale rosa dell'Himalaya, che ha talmente tanti miti, bufale e leggende che lo circondano, che dovrò dedicarci un video apposito, ma esattamente come per il sale dell'Himalaya si dice ma questi contengono preziosi oligoelementi, e certo sono quelli che in questo caso che provengono dalla sabbia o in questo caso provengono dall'argilla rossa. Perché dovrebbero avere un effetto positivo? Volete mangiarvi l'argilla? Nel campo del sale, esattamente come nel campo dello zucchero, ci sono una serie di affermazioni completamente prive di senso, che però a prima vista sembrano scientifiche, sembrano supportate dal ragionamento, giocando anche sul fatto che il bianco in questo periodo per un alimento non è un colore molto ben visto, no? Ci sono una serie di bufale sul web che parlano dei veleni bianchi e così via. Direi che per questa volta abbiamo finito, continueremo questa serie sul sale che è appena iniziata. Non vi preoccupate, non mi sono dimenticato dello zucchero, avremo tante altre cose sullo zucchero da dire, compresa anche qui la famigerata raffinazione, ma volevo insomma abbassare un po' l'indice glicemico del canale parlando di qualche cos'altro. Per oggi il vostro amichevole chimico di quartiere vi saluta. Se vi è piaciuto questo video mettete un like, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!